finalmente è arrivato il momento di parlare dei nuovi cofanetti di Epica Etica Etnica Pathos dei CCCP. In questo video vi farò vedere il contenuto della versione in CD e naturalmente vinile e vi dirò anche come suonano paragonando queste edizioni alle corrispettive prime stampe e alla precedente ristampa in vinile del 2016. In più ho fatto due chiacchiere con Alessandro Cutolo di Elettroformati che ha curato la rimasterizzazione di queste due nuove edizioni. Johnny, ripartendo dai master originali si può lavorarli ovviamente molto meglio, ma in questi anni, negli anni precedenti, alcune ristampe le erano fatte prendendole dal CD già pubblicato. Alessandro è stato gentilissimo e mi ha regalato delle chicche molto interessanti. Sono sicuro che vi farà piacere poterle ascoltare con le vostre orecchie in questo video. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi. Secondo alcuni, questo cofanetto è stato messo in commercio ad un prezzo troppo alto. Per la cronaca, io l'ho pagato 42 euro. Sono tanti in senso assoluto 42 euro per un solo disco, anche se doppio? Certo che sì, sono tanti, ma dobbiamo anche essere relativi e valutare cosa ci portiamo a casa con questa cifra. Questo video nasce apposta per capire se questa nuova ristampa vale quello che costa. Andiamo quindi subito a spulciare il contenuto del cofanetto con l'unboxing camera. Eccoci qua con i due cofanetti CD e vinile. Ho già tolto il cellophane a entrambi perché non c'era alcun adesivo da farvi vedere e ne ho approfittato per dare un'occhiata. Vi faccio vedere, prima di tutto, che le due edizioni sono speculari, nel senso che contengono lo stesso materiale, ovviamente mi riferisco al materiale replicabile, quindi le foto riprodotte sulle copertine frontali, quelle interne dei due cofanetti. Qui c'è questa retro e questa vinile, vedete che l'edizione in CD ha anche i titoli dei brani, quella interna posteriore è questa e stessa cosa per quella del cofanetto in vinile, quindi vedete che il materiale è lo stesso, chiaramente cambia la dimensione. La prima cosa che vediamo sono le 4 foto di Luigi Ghirri che rappresentano il contenuto esclusivo di questa edizione, oltre chiaramente al lavoro di rimasterizzazione effettuato da Elettroformati. Sono in cartoncino e tra poco Alessandro ci spiega come mai il motivo di questa scelta. Vedete, le foto sono le stesse anche per il cofanetto in CD. No, è su cartoncino, è stato richiesto specifico su cartoncino. Ah, come mai? Noi l'abbiamo fatta su carta, no, adesso ti racconto però, per questo te lo posso dire. Noi l'abbiamo fatta su carta fotografica e poi ci è stato detto che la volevano su cartoncino. Le foto originali erano in cartoncino, ecco perché. Ah, ecco. Io qua le foto originali ce l'ho qua davanti. Questo è interessante da sapere. Quindi sono state fatte su cartoncino non per risparmiare, come penseranno tutti. Sicuramente. Ma per il fatto che le foto originali erano in cartoncino. Cioè Ghirri le aveva stampate su cartoncino. Sì. Okay. Infatti gli eredi hanno voluto che la carta fosse la stessa. Siamo partiti da una carta più lussuosa, diciamo, la sì, perché per poi andare lì per una ragione, diciamo, di filologica. Cioè, erano in cartoncino, le facciamo in cartoncino. Visto che le 4 foto sono identiche, cambia solo la dimensione, osserveremo quelle del cofanetto in vinile, visto che sono più grandi e quindi più facilmente osservabili. Queste 4 foto del grande Luigi Ghirri ci immergono nell'atmosfera, nelle registrazioni del disco avvenute a Villa Pirondini, un casolare immerso nella campagna reggiana. E lo vediamo scritto anche qui. Luigi Ghirri, che è l'autore delle foto, un grande fotografo italiano, purtroppo scomparso già da molti anni, Villa Pirondini, 1990. Epica Etica Etnica Pathos, 30° anniversario, copyright eredi di Luigi Ghirri, visto che, come vi ho detto, purtroppo lui non è più presente.
Questa è la foto di copertina, la riconoscete, cambia la tonalità dei colori, però la foto è la stessa. E qui c'è la formazione storica con Giovanni Lindo Ferretti, Annarella, Fatur e Massimo Zamboni, quindi prima dell'ingresso per questo disco di Gianni Maroccolo, Giorgio Canali, Francesco Magnelli e Ringo De Palma. Avevamo per la prima volta un batterista e Ringo sembrava stesse sempre meglio giorno dopo giorno. Registrata la sua ultima parte di batteria, quella per Annarella, è ripartito per Firenze, dove diceva di avere delle cose da fare. E non è più tornato. Aveva passato con noi gli ultimi 2 mesi della sua vita. Di lui ci è rimasta soltanto la batteria. Un altro bellissimo scatto che vede protagonista Annarella Giudici, e qui sempre Annarella, benemerita soubrette, con Fatur, artista del popolo. Quindi i 2 elementi che curavano l'aspetto teatrale delle esibizioni dei CCCP, perlomeno fino a questo disco, fino al 1990. Come penso saprete in molti, i CCCP si sgretolarono proprio durante la realizzazione di Epica, Etica, Etnica, Pathos. Nella band c'erano ormai 2 correnti che andavano in direzioni diverse, per cui la spaccatura fu dolorosa ma inevitabile. Ferretti e Zamboni si erano decisi a eliminare la parte scenica, per intenderci quella di Annarella e Fatur, che non sentivano più affine a quello che volevano creare, per far rimanere invece solo la parte musicale, quella che pose le basi per i futuri CSI, e difatti questo può considerarsi a tutti gli effetti come il primo disco del consorzio Suonatori Indipendenti, dove questo è il capitolo 0, questo è il capitolo 1, non solo per i molti protagonisti coincidenti, ma anche per il mood delle composizioni. Il fatto è che io e Giovanni ci rendevamo conto che poteva esserci una nuova storia musicale, ma che d'altra parte quella storia prevedeva l'esclusione di Danilo e Annarella. Non erano risuscitati i CCCP, era nato qualcos'altro. A quel punto potevano rinascere davvero i CCCP, ma andando da un'altra parte. In realtà i CCCP non c'erano più ed era arrivata la musica. Per quanto riguarda il cofanetto in vinile, si è lavorato per replicare il più possibile le caratteristiche della prima stampa del 1990. E a proposito, questa mi è stata inviata da un grande sostenitore e amico del canale, Massimo Merlini. Grazie Massimo. Dicevamo, il cofanetto segue comunque l'artwork della prima stampa. Vedete che queste sono le copertine interne della prima stampa. Per quanto riguarda il cofanetto, che ha delle copertine rigide, le avremo internamente. Cambia, come vedete, vediamo se riesco a far vedere meglio, cambia la tonalità di colore, qui più sul giallo, qui più sul rosso, però ecco, le foto sono quelle, la disposizione è identica. Dobbiamo immaginare questo cofanetto come se fosse la copertina interna del 1990. Le inner sleeve sono identiche sia nella disposizione dei testi, nel font e nella grandezza del carattere, sia nelle foto e nella loro collocazione. Vedete, sono esattamente identiche. Quelle di Massimo sono vissute e questa è una cosa che mi piace sempre molto. Sapete che ho una rubrica qui sul canale che si chiama Vinyl Care. A proposito, qui vi metto la prima puntata della serie Vinyl Care sulle buste esterne, poi se vi piace potete seguire gli altri video che sono presenti nella playlist Vinyl Care. Dicevo, come sapete, vi do qualche consiglio di Massimo su come manutenere i nostri vinili al meglio, però un vinile vissuto ha sempre il suo fascino. E anche questa inner sleeve dove ci sono delle scritte a lapis per cantare insieme a Giovanni Lindo Ferretti. Queste sono le cose stupende della musica che unisce. Molti inorridiranno a vedere dei segni su queste inner sleeve perché conservano tutto come se fosse una reliquia, però diciamo che qui c'è la musica vissuta come piace a me, ecco. Sono stati addirittura conservati dei dettagli minori come il numero di catalogo
vediamo se riesco ad ingrandire mentre sono in montaggio. CCCP D207 sia nella prima stampa che qui sul cofanetto. È stato conservato anche il logo dell'etichetta dell'epoca, la Virgin Dischi, sussidiaria della Virgin mondiale. Vedete, qui c'è il logo di Virgin, anche se oggi questa etichetta non esiste più, perlomeno in Italia. Davvero, ho visto che ci ha pensato. Noi seguiamo la parte grafica come stampa, però i grafici sono tutti esterni, nel senso quello, dunque chi l'ha seguito forse punto e virgola. Sì, esattamente, punto e virgola di Bologna. Sì, punto e virgola è uno dei fornitori di Universal per le grafiche, sì. Che aveva fatto anche la ristampa in vinile del 2016. Si fa così, si fa più comodo, si va sempre dallo stesso grafico perché c'è già le parti nel backup. E quindi se bisogna fare delle modifiche è più facile, ecco. Questi sono i due vinili della prima stampa, vinili classici neri, non 180 grammi. I due vinili del cofanetto invece, credo ormai lo sappiate, sono trasparenti, crystal clear, 180 grammi. Come vedete abbiamo utilizzato entrambi le stesse buste, il grande massimo le ha acquistate dal mio negozio, quindi anche voi potete acquistarle se vi interessano. Queste inner sleeve sono le Spin Care, le trovate nella sezione Vinyl Care del mio negozio su Amazon e il link per arrivare al negozio è qui sotto in descrizione. Anche per le etichette, per le label è stato scelto di essere fedeli alla linea, quindi di conservare lo stesso aspetto, chiaramente con le dovute differenze nei crediti di edizione tra le due etichette. Cambiano, lo vedete, le tonalità di verde, ma questi sono dettagli che a me interessano poco personalmente. A me, poi a voi probabilmente daranno molto fastidio, a me non danno assolutamente fastidio. Quello che apprezzo è che l'aspetto dell'etichetta sia esattamente lo stesso, chiaramente con le dovute differenze nei crediti di edizione. Come vi ho già detto, i due vinili sono trasparenti, l'ho tolto apposta dalla inner sleeve per farvelo apprezzare in tutta la sua figaggine. Vedete dal Locket Groove che si può vedere quello che c'è sotto. Io non sono un amante dei vinili colorati, ma se devo fare una scelta, dopo il vinile nero, il vinile trasparente è quello che apprezzo di più. Diciamo che mi piace come oggetto oltre che come supporto. I vinili sono molto silenziosi e sono perfettamente, mi sto allineando alla griglia della fotocamera, sono perfettamente piani. Per quanto riguarda il cofanetto CD, vedete che anche qui la copertina esterna rappresenta la copertina del libretto interno dell'edizione del 1990. Quindi la copertina del libretto del cofanetto è diversa, è un'altra foto in sostanza. Cambia leggermente la disposizione di foto e testi all'interno del libretto del cofanetto rispetto a quella del 1990. C'è probabilmente qualche foto che qui non è presente, però in questo caso io preferisco il libretto del CD della prima edizione, perché qui i testi sono scritti un po' troppo piccolo, vedete, sono un po' tutti appiccicaticci tra di loro. Poi vabbè, ci sono i crediti di edizione, qui invece erano disposti in un modo più umanamente visibile e più omogeneo anche, e in questo caso preferisco il libretto della prima stampa. Un dettaglio molto carino del cofanetto CD che ci tengo a farvi vedere è questo, ossia il CD che è stampato ed ha impressa la foto di copertina. Il CD del 1990, come vi ricordate, i CD di allora erano molto semplici, con i testi, con la scritta in nera, insomma, dei testi, dei crediti e basta. Questo devo dire che è proprio una chicca, mi piace molto, bravi. Tra poco vi darò un piccolissimo assaggio delle varie versioni in vinile. Prima però voglio dirvi che entrambe le rimasterizzazioni, quindi sia CD che vinile, ridanno vita a un disco che è già straordinario dal punto di vista artistico, ma che diventa ancora più piacevole da ascoltare, visto che la voce fa qualche passo in avanti
nella scena sonora, risultando meno ingolfata, più viva, e tutti i campi sono più aperti e rotondi. In merito specificatamente alla versione in vinile, la scena sonora di questo remaster 2020 è coerente con quella della prima stampa del 1990, ma oltre ad essere coerente è stata anche ripulita. Diventa quindi l'edizione di riferimento per tutti coloro che amano questo disco e hanno a casa un giradischi, davvero un ottimo lavoro. Tra le 3 stampe in vinile che abbiamo visto oggi, la più debole, quella che non vi consiglio, è quella che già avevo, ossia quella del 2016. Johnny, ripartendo dai master originali si può lavorarli ovviamente molto meglio, ma in questi anni, negli anni precedenti, alcune ristampe venivano fatte prendendole dal CD già pubblicato. Prima non c'era niente di questa sensibilità, cioè si sta sviluppando, anche perché ci sono persone come te che spingono. Sì. E che dicono, allora tu c'hai la menata poi delle buste interne che mi piace, che non si usano quelle perché non si possono fare, poi te lo spiego. Male dirai la Fininvest, male dirai Credit Card. Male dirai la Fininvest, male dirai Credit Card. Male dirai la Fininvest, male dirai Credit Card. Abbiamo cercato di rispettare il suono della presa diretta, perché quel disco lì era nato con l'idea di dire facciamo tutto, buona la prima e buonanotte. C'è scritto su e quindi anche qualche imperfezione che c'è nel suono è stata, io l'ho lasciata. Fatto benissimo, quindi, secondo me. Perché tanto poco importa, insomma, a me serviva essere più filologico possibile, anche perché è fatto in cartoncino. Comunque il cofanetto esterno è lucido per un motivo pratico, perché farlo opaco sarebbe stato scaricare molti colori. E quindi prima di sentirsi dire fa schifo, fa cagare, facciamolo lucido, così siamo a posto. Figurati. Poi dopo invece il resto lo rispettiamo com'era. Se l'obbedienza è dignità, fortezza, la libertà una forma di disciplina. Se l'obbedienza è dignità, fortezza, la libertà una forma di disciplina. Se l'obbedienza è dignità, fortezza, la libertà una forma di disciplina. In epica, etica, etnica, pathos si fondono tra loro la fine dei CCCP e l'inizio dei CSI, per dare vita a un capolavoro che dopo 30 anni non ha perso un briciolo del suo vigore e anzi, se possibile, grida con una voce ancora più forte la propria straordinarietà nella storia della musica italiana. Facevi a Pizza, Pozzuoli, a Burina, a Roma. Talvolta, per chi scrive e parla di musica, il termine capolavoro suona un po' fine a se stesso, sembra più che altro una parola vuota, una bambola gonfiabile, ma arriva o ritorna sempre quell'opera in cui ti rendi conto che non potrebbe esserci definizione più calzante. E allora epica, etica, etnica, pathos è capolavoro del provvisorio e dell'eterno, dei rapporti umani che mutano da un giorno all'altro e che, pur mutando, rimangono gli stessi. È un ciclo continuo di scoperte del sé e del circostante. E quando la musica, quando l'arte fa questo, quando ci parla, ci sussurra, ci strattona, allora vuol dire che significa. E cosa c'è di più bello? Se ancora non avete questo disco, qualsiasi sia l'edizione che vorrete acquistare, quindi CD o vinile, rimarrete soddisfatti di queste nuove edizioni,
perché il lavoro di rimasterizzazione è ottimo e la cura del packaging è molto buona. Queste due caratteristiche messe insieme giustificano il prezzo più alto richiesto per portarselo a casa, ma attenzione, care etichette discografiche, a oltrepassare la soglia dei 40 euro, perché siamo al limite tra il prezzo giusto e il sovrapprezzo. In definitiva, questi due sono promossi a pieni voti. Le ristampe andrebbero fatte sempre così. A presto e buoni ascolti. Pronto? Buongiorno, Elettroformati? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono Johnny del canale YouTube Vinilicamente. Sì. Potrei parlare con Alessandro Johnny. Cucolo? Sono io. Oh, Alessandro, ciao, buongiorno. Io ogni tanto vedo le tue cose, cioè me ne fanno vedere le tue Ah, cose. te le fanno vedere addirittura? Sì. In che senso? Ti sottopongono a Nel senso che tortura? noi qua lavoriamo, qualcuno guarda e mi dice guarda che stavi parlando del disco, vabbè, tanto qua ne facciamo un macello.